Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a vedere come investire per la prima volta nel mondo finanziario, ok? Oggi il titolo del video è Investire i tuoi primi 10.000 euro. Avremo delle strategie molto semplici e sicure. Questo video è adatto per tutti coloro, sia che siano giovanissimi, sia che abbiate già una certa età, ma dovete essere coloro che non avete un'esperienza diretta su come andare a investire. Quindi quali sono i passi fondamentali per andare a investire i nostri primi migliaia di euro. Nel nostro caso io ho fatto un esempio di 10.000 euro, che è un esempio un po' chiarificatore, no? Semplificatore, perché usa una cifra tonda, ma nello stesso tempo è già una quantità sufficientemente importante per poter andare a valutare nel tempo e vedere nel tempo dei risultati. Ma il percorso che andremo a praticare oggi è molto strutturato. Prima di tutto cercheremo di capire nella prima sezione perché è importante andare in qualche modo a investire. Subito dopo, una volta che avremo compreso l'importanza di investire e di far crescere il proprio capitale nel lungo periodo, cercheremo di identificare quali sono le strategie che possiamo andare ad utilizzare per andare a investire, in modo che nella sezione 3 cercheremo invece di conoscere noi stesse, perché è importante sapere quali strategie possiamo adottare, ma poi è importante conoscere anche noi stessi, perché molto spesso, ragazzi, la considerazione del rischio che noi possiamo sopportare varia totalmente da persona a persona e sapete bene che in determinati momenti, e capitano spesso e volentieri, noi possiamo trovarci in momenti di difficoltà all'interno del mondo finanziario, con dei momenti di drawdown. Pensate al 20% che è accaduto tra marzo e aprile nella borsa americana, un 20% che ha pesato fortissimamente all'interno dei portafogli della maggior parte delle persone, ma soprattutto su alcuni portafogli ha pesato ancora di più. Perché? Perché magari avevano delle azioni growth e quindi si è scesi del 30, 40, 50%. Quindi capite bene che quando vi trovate, magari avete un portafoglio di 100.000 euro, vi trovate con 60.000 euro dopo 10 giorni, incominciate in qualche modo ad avere le visioni anche le notte, delle visioni probabilmente anche negative, e quindi è importante conoscere se stessi. Chiaramente bisogna provare con molta cautela, capire qual è la nostra sopportazione al rischio e alla volatilità della borsa, e quindi questo è un altro punto fondamentale. E una volta che abbiamo conosciuto anche noi stessi e determinato qual è la nostra percezione e il nostro rischio che possiamo permetterci, dobbiamo invece cercare di arrivare ad avere una strategia bilanciata. Bilanciata vuol dire in qualche modo non orientata tutta su determinati asset finanziari, su determinati paesi geografici, quindi tutto sull'America, non solamente magari sulle large cap. Insomma, in qualche modo vuol dire avere la capacità di costruire un portafoglio che in qualche modo all'interno consideri aspetti e criteri e strategie diverse, e che consideri, nell'ultimo punto nell'ultima sezione del nostro video che andremo ad analizzare, che consideri anche gli aspetti fiscali, perché è un aspetto che normalmente nessuno va a considerare, perché la fiscalità, le tasse sono importanti per determinare anche come andare a comportarsi in determinati momenti. E infine, come extra, come sezione extra, andrò a proporre una cosa in qualche modo secondo me molto interessante, che è la costruzione di un portafoglio e quindi le percentuali di portafoglio dando delle idee di asset, no? In questo modo cercheremo di integrare all'interno un portafoglio che consideri la diversificazione magari geografica, la diversificazione di asset, le considerazioni anche degli aspetti di fiscalità, ok? Che all'interno inglobi un po' tutte queste considerazioni e quindi costruisca un portafoglio bilanciato per coloro che per la prima volta devono andare a investire i propri soldi all'interno del mondo finanziario. Ma partiamo subito con la prima sezione, ragazzi. Perché investire nel mondo finanziario e perché magari farlo con 10.000 euro? Secondo me il primo punto determinante è che è importante agire oggi e non procrastinare, cioè
L'importanza di partire il prima possibile è fondamentale. Perché? Perché il tempo nel mondo finanziario è nostro alleato. Noi sappiamo che abitualmente ogni circa 3 anni, 3 anni e mezzo, ci sono delle discese abbastanza importanti in termini di rendimento nel portafoglio, che possono anche toccare il 20%. E quindi se noi abbiamo l'abitudine in qualche modo di entrare e uscire all'interno del mercato, possiamo prendere delle botte abbastanza importanti se ci troviamo in quei determinati momenti. Ma se noi andiamo a vedere questa considerazione la fanno tutti quanti, ma io lo ripeto perché insomma è importante dirlo ed è una delle ragioni per le quali dobbiamo andare a investire, è che il tempo è il nostro alleato. Cioè consideriamo come ha fatto Warren Buffett, ad esempio, che ha investito per 80 anni all'interno del mercato finanziario e anche più, e il suo patrimonio è assolutamente esploso grazie alla forza dell'interesse composto, cioè il fatto che ogni volta i soldi che si guadagnavano durante gli anni, magari dei cicli economici di 10 anni, dove si vede che abitualmente le azioni sono, o comunque gli investimenti portano dei rendimenti interessanti, si vede che l'interesse composto, se io reinvesto la parte che ho guadagnato all'interno di azioni, obbligazioni e via discorrendo, in qualche modo, aumentando il capitale investito, aumenta anche l'interesse quando la borsa sale. E quindi in qualche modo quello è il processo in cui gli interessi e i guadagni generati dagli investimenti si sommano al capitale iniziale e in qualche modo creano un effetto che potrei definire a valanga, no? Quindi se inizi presto, tu hai più anni di crescita potenziale davanti a te, quindi più tempo hai, più guadagni possono crescere, no? Esponenzialmente nel tempo. Quindi se inizi a 40 anni, 50 anni, ne hai di meno e quindi devi considerare il fatto che avrai dei rendimenti sicuramente non così alti, ce li puoi avere, ma sicuramente è un tempo a disposizione minore di investimento perché poi magari ci sarà la pensione e via discorrendo, e se invece incominci a 20 anni, a 30 anni, che secondo me è il momento assolutamente giusto, puoi veramente, quando avrai 50-60 anni, avere dei patrimoni molto importanti. Quindi la prima regola del perché bisogna investire questi 10.000 euro e farlo ora è per l'interesse composto. La seconda ragione è perché è di natura economica, cioè noi in qualche modo una delle motivazioni principali per investire è la lotta contro l'inflazione. Ehm, L'inflazione, ragazzi, sapete tutti cos'è, però se voi vi rendete conto, io sono andato recentemente in un pub dove per un panino, una birra, per 2 panini e 2 birre, ecco, e un bicchiere di vino, in realtà ho speso 40 euro. Se voi andavate 3 anni fa, 5 anni fa, ne spendevate 20, ok? Quindi rendetevi conto di come in 3-4 anni l'inflazione, quindi il costo della vita, sia completamente aumentato e molto spesso noi non abbiamo uno stipendio che cresca contestualmente e in maniera direttamente proporzionale all'inflazione. Quindi è per questo che noi dobbiamo andare a investire. Dobbiamo investire perché la nostra capacità di acquisto se no si ridurrà nel tempo. Noi dobbiamo cercare di mantenerla alta, equivalente a quella che abbiamo o a quella che desideriamo. E poi investire questi 10.000 euro vuol dire in qualche modo cercare anche di diversificare i nostri investimenti, perché quando io parlo di investimenti, in questo caso molto spesso parlo di investimenti finanziari. Ehm, perché? Perché molto spesso chiunque ha una determinata età, magari non a 20 anni, ma quando ha 30, 40, 50 anni, ha già delle proprietà, ha una casa, magari ha un'attività avviata, insomma ha già delle rendite, o una casa che ha messo a rendita, insomma ha già qualcosa o ha dell'oro, qualcosa che gli dà un rendimento. Ma è importante all'interno di un bilanciamento, quindi in un portafoglio equilibrato, e per portafoglio intendo quando si considerano tutte le nostre tipologie di investimento, è fondamentale avere diversificazione. Lo so che è il mantra che dicono tutti, ma questo è sempre più vero, soprattutto in un momento di volatilità come questo, ma indipendentemente dalla volatilità del 2025, è fondamentale sempre essere diversificati. Perché? Perché la diversificazione crea dei rendimenti minori rispetto ad essere fortemente focalizzati in un solamente asset finanziario, ma nel tempo garantisce comunque una continuità
e una sicurezza che al piccolo investitore per me è determinante nel lungo periodo, perché non sappiamo cosa può succedere. Magari quei 20.000 euro, 30.000 euro che abbiamo investito ci servono per un'emergenza. E quindi in qualche modo diversificare in questo caso, e questo è un elemento per il quale è fondamentale andare a investire, è diversificare il proprio patrimonio e quindi andare a avere anche dei beni immobili, no? Come le azioni, come le obbligazioni e via discorrendo. Molte persone invece magari hanno solamente la casa o di proprietà o una casa che danno in affitto e non hanno diversificazione, ok? Quindi è fondamentale. E poi, secondo me, c'è un'altra ragione, cioè nel momento in cui noi siamo anche molto giovani o abbiamo già una certa età, non ci rendiamo conto molto spesso del passare del tempo, no? E non ci rendiamo conto che ci troveremo ad una parte della nostra vita che può essere breve ma anche lunga, nella quale saremo in pensione. E per avere una pensione serena e avere una sicurezza finanziaria, soprattutto considerando che i tempi stanno cambiando in maniera radicale e quindi non si sa a quando andremo in pensione, ma soprattutto quanto prenderemo di pensione, è fondamentale in qualche modo investire anche all'interno del futuro, non solamente finanziario, ma anche del futuro previdenziale, della nostra previdenza. Quindi in qualche modo avere dei fondi anche di pensione che in qualche modo progettino di darci una rendita nel momento in cui andremo in pensione. Quindi noi dobbiamo considerare di dover investire questi 10.000 euro non solamente per in qualche modo accrescere il nostro patrimonio, combattere l'inflazione, ma in qualche modo anche per vivere una vita serena quando andremo in pensione. E infine credo che ehm, un elemento importante da considerare del perché noi in qualche modo dobbiamo continuare a investire in questi magari partire da 10.000 euro, è l'importanza di creare un flusso passivo, no? Una sorgente di reddito passivo. Io in realtà per mia propensione personale non amo le azioni da dividendo, amo le azioni growth, ma questa è una mia perversione personale che in realtà non è un elemento, secondo me, da seguire in maniera così ehm, didascalica. Quello che in realtà bisogna fare è che in molti casi bisognerebbe avere nei propri investimenti una parte chiaramente growth, una parte però anche di dividend, cioè una parte che ci garantisca in qualche modo un reddito, non dico mensile, ma trimestrale, semestrale o annuale, quello che è. Perché? Perché sempre di più nella vita moderna diventa importante in qualche modo strutturare e in qualche modo integrare il proprio emolumento, perché lo stipendio diventa sempre di più un elemento poco soddisfacente, soprattutto in Italia, perché i redditi non crescono a livello dell'inflazione, quindi molto spesso noi perdiamo potere di acquisto e quindi nella nostra vita quotidiana abbiamo bisogno magari di più soldi e questi soldi li possiamo trovare mettendo a rendita un immobile o avendo un reddito che ci arrivi dall'investimento in azioni da dividendo. Ed è per questo che io dico che la diversificazione è importante perché ci garantisce anche in qualche modo delle rendite, no? Quindi in qualche modo, secondo me, le parti importanti, i motivi principali per andare a investire i tuoi 10.000 euro che hai fermi in banca, ma io sono sicuro che ce ne sono, magari molte persone ne hanno anche di più e non l'hanno mai fatto, ma bene partire da 10.000 euro, è perché c'è l'interesse composto, per combattere l'inflazione, per diversificare, quindi ridurre il rischio dei nostri investimenti, per costruirci un futuro solido quando dovremo andare in pensione e per crearci in qualche modo un reddito passivo, una rendita che ci garantisca anche una pianificazione finanziaria consapevole. Okay? Io batto sempre questo tasto, la consapevolezza in ogni elemento della finanza personale è fondamentale, sapere, conoscere è fondamentale perché determina i nostri step e le nostre strategie. Ma una volta che abbiamo capito perché è importante in qualche modo andare ad investire, dobbiamo altresì cercare di capire quali sono le strategie, no, di investimento.
noi dobbiamo capire che investire in modo sicuro, in modo strutturato, con delle strategie semplici, non vuole dire che necessariamente noi non possiamo rischiare nulla. Non c'è investimento senza rischio, ragazzi. Ma dobbiamo in qualche modo cercare di minimizzare il rischio, no? Per proteggere il nostro capitale, che è la base di ogni, in qualche modo, mantra che noi dobbiamo ripetere quando andiamo ad investire, e quindi in qualche modo noi dobbiamo trovare le strategie più sicure, più confacenti e più vicine a noi. Una delle nostre strategie che dobbiamo sempre considerare, e l'abbiamo detta prima, ma io la ripeto perché è fondamentale, ragazzi, soprattutto da come è virato il mondo dal 2024 al 2025 e come non tornerà più indietro. Il mondo è cambiato, ci sono nuovi equilibri commerciali, politici, economici, nel mondo c'è la Cina che sta diventando sempre più importante, sempre più forte, sta cercando una identità eh, sempre più strutturata, no? Ha lanciato la sua moneta digitale, sta cercando di lanciare la sua moneta digitale, sta cercando in qualche modo di far crescere i consumi interni. C'è l'Europa che ha strutturato un piano di rilancio importante. Ci saranno sempre più player all'interno di questo mercato, perché poi arriverà l'India che sta crescendo molto bene, ha un popolo molto giovane, quindi lavorativamente ha delle grandi prospettive. Quindi non ci sarà solamente più l'America nel mondo, ci saranno tante variabili, ci saranno tante possibilità di investimento, quindi io parlo solamente da un punto di vista, come dire, geografico, ma poi ci sono le tante tipologie di investimento che aumentano sempre di più, come le criptovalute, come il Bitcoin, come l'oro che pochi consideravano. Insomma, la prima cosa, secondo me, è riuscire in qualche modo a valutare all'interno del proprio portafoglio una diversificazione in questi 10.000 euro che andiamo ad investire. Quindi l'errore che non bisogna fare è quello di andare a investire 10.000 euro in un asset finanziario solo. E questo vuol dire prendere in considerazione tante tipologie di asset finanziari, no? Che possono essere gli ETF, quindi cercare di investire, secondo me sono una scelta ideale per chi vuole iniziare in modo semplice e anche sicuro, perché in qualche modo si tratta di strumenti che replicano molto spesso l'andamento di un indice di mercato, come può essere l'S&P 500, no? Che è l'indice del mercato americano più importante, e quindi garantiscono in qualche modo già una diversificazione immediata ed automatica, no? Perché all'interno di questi panieri, di questi indici, ci sono centinaia di azioni all'interno, in alcuni casi migliaia, e quindi noi abbiamo già diversificazione, ok? Quindi in qualche modo è importante per un investitore che parte considerare anche questi ETF, non solamente azioni come spesso si fa, perché, perché molto spesso chi incomincia amatorialmente ad interessarsi alla borsa, alla finanza, incomincia ad acquistare azioni perché l'ha sentito da qualcuno, perché lo legge sul giornale, perché crede in qualche modo di poter che quello sia il metodo migliore investendo solamente su un'azione. Non esiste solo l'azione, esistono anche gli ETF, quindi gli Exchange Trade Fund, poi esistono le obbligazioni, che sono degli strumenti di debito emessi dalle aziende o enti governativi. In qualche modo quando tu acquisti queste obbligazioni presti il denaro a chi le mette, quindi le puoi in qualche modo dare questi soldi allo Stato quando ha bisogno di investire o a delle aziende, e in qualche modo tu ricevi in cambio un interesse, una cedola, no? E a scadenza ti dovrebbe essere restituito il capitale iniziale. E quindi questo è anche un'altra tipologia più, in qualche modo, più sicura nella quale andare a investire. Um, un tempo c'era una correlazione tra le azioni o gli ETF azionari e le obbligazioni, perché in qualche modo quando saliva una scendeva l'altra e via discorrendo. Ultimamente questa correlazione si è persa anche nel giorno pazzesco, mi sembra del 9, 8, 9 aprile, adesso non ricordo, nel quale la borsa americana è salita del 10%, no? In un giorno.
e in qualche modo lo spavento dove Trump ha fatto un passo indietro dicendo che i dazi sarebbero stati posticipati di 90 giorni era dovuto al fatto che le azioni stavano cadendo, ma stavano cadendo anche il valore delle obbligazioni. Quindi in qualche modo la situazione si faceva molto pericolosa. E poi non abbiamo solo le azioni, le obbligazioni, gli ETF, abbiamo anche i conti deposito e i certificati di deposito. In qualche modo danno una sicurezza totale, ma chiaramente danno un rendimento minimo, no? Ehm, ehm, questi strumenti offrono un interesse normalmente fisso e danno una sicurezza del capitale. Chiaramente in qualche modo e molto spesso ti ripaghi l'inflazione, che è già un qualcosa, ma una parte del nostro portafoglio eh, ehm, potrebbe essere interessante dei nostri 10.000 euro andarla a investire lì. E poi vabbè ci possono essere dei piani di accumulo di capitale, no? Ormai sempre di più se ne parla di questi PAC, che è un modo sicuro e con bassi rischi attraverso un piano di accumulo del capitale, no? E questo metodo prevede l'investimento di somme fisse in determinati momenti regolari, ad esempio può essere una volta al mese, al trimestre, e, e perché è sicuro? Cioè sicuro, perché riduce il rischio del timing del mercato, no? C'è una delle problematiche, secondo me, fondamentali di chi va ad investire sul mercato e non ha una conoscenza precedente, no? Non ha mai investito in maniera strutturata e che investe abitualmente quello che ha all'interno di quello che crede sia l'investimento corretto. Quindi magari compra quelle 5 azioni e compra tutte quelle determinate azioni con tutti i soldi che ha. Mentre molto spesso una tecnica molto interessante che bisognerebbe adottare è quella di andare a comprare a tranche. Perché? Perché in qualche modo abbatti il rischio del fatto che tu compri nel momento più alto del mercato e che quindi poi è difficile magari fare dei guadagni perché il mercato è talmente alto che scenderà. Quindi in qualche modo avere questi piani di accumulo che mensilmente ti prelevano 50, 100, quello che vuoi mettere, in qualche modo fa abbattere il rischio del time di mercato. E poi vabbè ci sono tanti altri strumenti, no? Ci sono i fondi di investimento che sono quelli che abitualmente offrono un livello di diversificazione e sicurezza. ehm, eh, ehm, diciamo che c'è una gestione professionale, c'è una diversificazione all'interno, ci sono dei costi abbastanza forti, di solito sono quegli strumenti che ti vengono proposti dalle banche quando vai in banca ehm, a chiedere appunto di poter investire i tuoi soldi. E queste sono solo alcune tipologie, poi ce ne sono tante altre, puoi investire nelle materie prime, puoi investire nell'oro, nell'argento, quindi puoi investire nelle criptovalute, puoi investire, ci sono anche gli investimenti alternativi, arte, francobolli e via discorrendo. Quindi c'è tanta possibilità di investire in maniera diversificata. Sicuramente quello che bisogna capire è che la parte importante di questa seconda sezione è che una volta che abbiamo in qualche modo capito perché, dobbiamo anche capire perché investire, dobbiamo anche capire di evitare un investimento di 10.000 euro unicamente all'interno di una tipologia, no? Un asset, quindi solamente all'interno magari di azioni o solamente all'interno di azioni growth o solamente all'interno di due azioni perché le conosciamo e tutti ne parlano che possono essere, non lo so, Amazon, Apple o Nvidia o Palantir, ecco, che sono quelle sulla bocca di tutti. Bisogna avere la coscienza, la consapevolezza e quindi torno sempre a determinare la consapevolezza, la disciplina e la pianificazione. Quindi in qualche modo investire in modo sicuro è determinato da tre aspetti: consapevolezza, quindi conoscenza, quindi bisogna determinare una strategia, conoscere gli aspetti del fatto che ci sono degli asset diversi, avere disciplina e quindi in qualche modo sapere di rispettare quella strategia e magari comprare in momenti determinati e diversi e strutturati e chiaramente essere pianificati. Come dicevo prima, dire io compro un terzo di questi 10.000 euro adesso, un terzo fra 3, 4 mesi, 6 mesi, un terzo fra un anno, ok? Ma questo non è sufficiente. Una volta che abbiamo capito perché investire e quali sono un po'
dove possiamo andare a investire nel mondo finanziario, dobbiamo un attimo conoscere noi stessi. Secondo me questo l'ho messo a metà del nostro video perché secondo me è il punto principale, il punto nodale della capacità di portare il risultato nel lungo periodo. Perché conoscere noi stessi e conoscere come noi rispondiamo al rischio, ai momenti di difficoltà o ai momenti invece importanti, no? Quindi nei quali stiamo guadagnando, è fondamentale. Ehm, Perché ci permette in qualche modo di determinare, di essere allineato alle nostre aspettative, no? E quindi a quello che potrebbe essere il nostro comportamento nei momenti di euforia o di rischio, perché ognuno ha una tolleranza diversa, no? Eh, In qualche modo, perché partire dal rischio? Perché il rischio rappresenta il grado, no, tuo, mio, di qualsiasi persona di disponibilità a sopportare i rischi finanziari in cambio di qualcosa, cioè io rischio di perdere qualcosa in cambio per guadagnare qualcosa, no? E quindi io posso avere una tolleranza diversa, posso dire, ma io posso perdere anche metà del mio patrimonio, perché posso anche perdere metà in quanto io miro ad avere il 100%, oppure a me basta anche avere il 50% di guadagno e posso rischiare anche il 50%. Ognuno cambia perché magari ha in qualche modo una percezione diversa del valore dei soldi, perché per loro magari 10.000 euro è pochi, o perché è talmente abituato a giocare in borsa che in qualche modo si è abituato, e però noi dobbiamo sempre considerare un aspetto fondamentale. Il rischio e quindi la determinazione del nostro rischio è determinata, scusate il gioco di parole, da molti elementi. In qualche modo è l'età. Quando si è giovani si è molto più portati a rischio e molto spesso questo è un bene, perché io quando avevo 20 anni, dai 20 ai 30, di soldi in qualche modo ne ho investiti e ne ho anche persi. Perché? Perché volevo provare e pensavo di riuscirci in molti casi determinate strategie e sentivo meno il dolore della perdita, no? Quindi sono diventato più conservativo negli anni, ma questo è un aspetto connaturale dell'essere umano, perché te lo porta l'esperienza. E quindi da giovane ti puoi prendere più rischi, quindi in qualche modo l'età è determinante, ma anche perché l'età è determinante? Perché quando sei giovane hai più tempo per recuperare. Quando incominci ad avere 60 anni, se tu incominci a perdere, c'è un patrimonio di 50.000 euro, ne perdi già 25, e cominci a dirti, ok, sì, ma quanto tempo ci rimetto a recuperare? Perché in base al proprio portafoglio magari ci vogliono 3, 5, 10, 15 anni per recuperare i soldi. Quindi diventa doloroso e insopportabile perché poi vivi una vita totalmente focalizzata a quel pensiero lì. E quindi si parte dal rischio per questo. L'età è fondamentale quando si va a determinare una strategia, bisogna pensare alla propria età. Il punto numero 2 è pensare alla propria situazione finanziaria. Abbiamo un reddito stabile, abbiamo dei risparmi dietro, quante risorse ci possiamo permettere. In base a questo decidiamo anche qual è il nostro rischio. Se 10.000 euro è tutto quello che abbiamo e se domani perdiamo quei 10.000 euro, cosa improbabile ma può succedere, ci servono dei soldi per vivere, per pagare l'affitto, e allora in quel caso capite che la situazione finanziaria è tragica, cioè bisogna avere un profilo di rischio molto più basso e quindi adattare una strategia in maniera differente. Quindi, come andare a definire una strategia? Età, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, e questo è un altro punto secondo me determinante, perché molti non ci pensano, e dicono, ok, voglio andare ad investire, ma perché vuoi investire? Vuoi investire per battere l'inflazione? Vuoi investire per accrescere in maniera importante il tuo i tuoi investimenti, il tuo capitale? Vuoi andare a investire perché in 10-15 anni ti vuoi comprare una casa, semplicemente per avere dei dividendi e quindi avere un reddito? Vuoi mettere quei soldi in investimento per mantenere il capitale? E quindi dire io ho talmente tanti soldi, ho 1.000.000 di euro, che non mi interessa in qualche modo accrescerlo, mi interessa che quel potere di acquisto di quel 1.000.000 di euro rimanga fra 5 anni e quindi io lo investo senza rischi, ma mettendolo, non lo so, tutto in un conto deposito, adesso dico una cavolata, perché almeno mi pago l'inflazione. E questo secondo me è il punto terzo
importantissimo da andare a definire. E poi per chiudere il discorso bisogna considerare appunto il rischio psicologico. Tutti ce l'hanno diversamente, non tutti reagiscono allo stesso modo alle fluttuazioni di mercato. Io ve lo dico già, se entrate nel mondo del mercato, vedere delle fluttuazioni del 5-10% è abituale, non dovete neanche pensarci. Quando incominciate a vederla del 20%, incominciate a capire cos'è l'investimento in borsa, ma anche in quel caso io non mi preoccupo, vi dico, ma per esperienza, quando avevo 20 anni, 30 anni rischiavo molto di più, ma ci stavo molto più male se vedevo un mercato, perché non sapevo ancora che probabilmente molto spesso ogni 3 anni, come dicevo precedentemente, c'è una fluttuazione del mercato e quindi si scende, ragazzi, ma magari tu prima hai guadagnato e guadagnerai ancora. La borsa abitualmente è in salita. Chiaramente se tu mantieni una strategia determinata, perché molto spesso molti portafogli vedi il mercato che sale e tu vedi il tuo portafoglio che è flat, quindi è stabile nel tempo, ok? Una volta che hai capito come potresti dormire la notte, una volta che hai perso 10.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro, ipoteticamente, perché finché non vendi non perdi, questo è un elemento importante, allora puoi determinare la tua capacità di rischio. Ma questa ve la dico già per esperienza, non la potrai mai vivere realmente finché non giocherai, cioè tu la puoi ipotizzare, puoi dire io sono fortissimo e resistente alla perdita, nel momento che ti troverai a perdere il 5%, molti incominciano ad avere dei seri problemi e vendono. Quindi anche questo è fondamentale, perché se poi ti accorgerai di quello, allora potrai andare a rivedere la tua strategia e mettere dei stop loss e dire ok, stop loss praticamente una vendita automatica quando raggiunge un certo target negativo, cioè dici io se perdo il 5% mi accontento di perdere solamente il 5% perché questo è quello che io posso sopportare. E quindi questo è molto determinante. Quali sono i fattori che influiscono per creare una strategia in qualche modo ben fatta? E chiaramente sintetizzando e cercando di strutturare un discorso abitualmente eh, intellegibile in qualche modo, una volta che tu hai parametrizzato e cercato di capire quali sono gli elementi fondanti, no, della tua strategia, se la vuoi più spinta, meno spinta, via discorrendo, grazie all'età, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla tua tolleranza al rischio, appunto arrivi a capire quale tipologia di profilo di rischio tu puoi avere. Abitualmente non è così semplice, ma si può parlare di 3 tipologie di investimento. Una abitualmente conservativa, quindi a basso rischio, se sei una persona che, come dicevo prima, abbia la stabilità e non vuole avere grosse perdite perché magari ha già dei capitali molto grandi o perché ti servono quei capitali nel giro di poco, oppure può esserci un profilo più moderato, quindi sei disposto a correre qualche rischio in più per avere un rendimento più alto, oppure c'è un profilo aggressivo, quindi ti faccio l'esempio, chi investe in borsa all'80%, al 90% in azioni e tiene il 10% in liquidità o lo mette sulle obbligazioni. Quindi chi ha questo profilo è disposto in qualche modo a sopportare delle perdite importanti e dei drawdown del 30, 40, 50% in determinati momenti, ma perché sa che se le tiene per 20-30 anni ogni anno farà abitualmente un 6, 7, 5, 6, 7, 8% di rendimento se lo struttura in una maniera corretta. No? Però uno mi potrebbe dire, ok, va bene, ma io quale profilo devo andare a prendere? Cioè, io non lo so adesso. Beh, sì, sicuramente è vero, come dicevo prima, ma l'orizzonte temporale cosa ci aiuta a determinare il tuo profilo? Sicuramente l'orizzonte temporale. Se tu in qualche modo hai 20 anni, puoi diventare molto più aggressivo con il tuo portafoglio perché hai 20-30 anni di investimenti successivi. Se hai già 50 anni è chiaro che ti rimangono quei 5, 10, 15 anni prima di andare in pensione, se tutto va bene, e quindi hai un orizzonte temporale più limitato e quindi in qualche modo devi andare a selezionare un profilo probabilmente più conservativo, no? Quindi meno spinto. E poi, come dicevo prima, nella tua situazione finanziaria, se hai 100.000 euro in banca e vuoi trovare 10.000 euro, se li perdi ragazzi non muore nessuno, cioè è vero, ma non li perderai mai 10.000 euro se hai una strategia e non sei sconclusionato, la rispetti. Quindi questo secondo me è determinante, anche sapere qual è il tuo profilo, no? E poi
un aspetto secondo me fondamentale per andare a definire questa strategia, no? Per capire come andare ad investire all'interno del mondo finanziario è anche capire di essere pronti ad andare a rivedere il proprio profilo, no? Nel tempo e quindi di monitorarlo. Una cosa che bisogna in qualche modo evitare è di essere da un estremo all'altro. C'è chi quotidianamente va a vedere il portafoglio, che è una cosa negativissima, ragazzi, ve lo dico proprio con il cuore, a meno che voi facciate multi-day, intraday, cioè giocate nel giorno o in più giorni. Se voi avete un'ottica di lungo investimento, di orizzonte di lungo investimento come dovrebbe essere, guardarlo una volta alla settimana, una volta al mese è più che sufficiente, certo. Eh, Poi potrai andare a cambiare qualcosa, ma bisogna guardarlo con non quotidianamente e soprattutto non guardarlo magari solamente una volta all'anno. Perché? Perché bisogna sempre considerare i cambiamenti della situazione finanziaria, potrebbero cambiare la nostra età, ragazzi, quindi l'orizzonte temporale di investimento, potrebbero cambiare le nostre emozioni perché diventiamo più anziani o perché abbiamo un figlio e quindi diventiamo più conservativi o perché abbiamo avuto un imprevisto, si è rotta la macchina, quindi la dobbiamo comprare e quindi abbiamo un budget di riserva che abbiamo utilizzato e quindi non possiamo più rischiare tutto il nostro capitale. Le cose nella vita cambiano e quindi in qualche modo noi mensilmente dobbiamo andare a rivedere il nostro portafoglio e cercare di capire se è ancora vicino ehm, al- ai nostri desiderata, no? All'obiettivo che noi avevamo precedentemente, ok? Quindi in qualche modo quello che io ci tengo a sottolineare è come dopo tutte queste considerazioni, cioè diventi fondamentale unire tutte queste considerazioni che abbiamo fatto del perché investire, quali asset magari tenere in considerazione, non tenerne solo uno, quindi diversificare, capire la propria situazione attuale di età, di stipendio, di budget che si ha alle spalle, di sostenibilità del rischio per andare a costruire una strategia sostenibile per i tuoi investimenti, no? Quindi cercare di adottare un approccio che non solo ci permetta di ottenere dei rendimenti nel lungo periodo, ma in qualche momento o in qualche modo rispetti anche le nostre priorità, no? Quindi di sicurezza, di tolleranza, di rischio, di orizzonte temporale. Ehm, e quindi secondo me è veramente importante sempre di più cercare di avere questo piano che definisca la strategia dove prima di tutto si parte con degli obiettivi che sono i nostri, conoscendo noi stessi, obiettivi a breve termine e a lungo termine, cercare di diversificare, quindi utilizzare asset diversi e anche geografie diverse, quindi in qualche modo partiamo e diciamo che il mio obiettivo è quello di lungo periodo. Perché? Perché io ho 25-30 anni, so che investirò per 30 anni, ok? Quindi posso permettermi in qualche modo di andare a spingere di più su degli ETF, su delle azioni, su dei fondi azionari. Poi cercherò in qualche modo di diversificare tra asset diversi, non sceglierò solo l'azione, la Apple, ma andrò a scegliere anche gli ETF, andrò a scegliere degli ETF di settori diversi, andrò a scegliere anche le criptovalute, andrò a scegliere azioni dell'America, della Cina e dell'Europa, non solamente dell'America. In qualche modo valuterò il mio rischio e lo vedrò, lo monitorerò continuamente per cercare di capire se quello è quello che io desidero mantenere ancora monitorandolo con consapevolezza e pazienza, ok? Una volta che io quindi ho in qualche modo strategicamente creato il mio approccio di questi 10.000 euro che voglio andare a investire nel mercato, devo tenere in considerazione anche degli aspetti e conoscerli, cioè conoscere la fiscalità, no? Perché quanto ci rimane in tasca dopo che abbiamo in qualche modo investito o mentre stiamo investendo? Sì, perché la prima cosa che noi vendiamo è il rendimento lordo, no? Ma non è quello che noi ci portiamo a casa, il vero guadagno è quello netto, cioè quello che ci rimane dopo aver pagato le tasse e anche i costi magari di transazione, no? Quindi di aver acquistato quella determinata azione. Ed è spesso lì che noi giochiamo la vera partita. Um, cioè una vera strategia, e questo ragazzi abitualmente non viene considerato, lo dico molto chiaramente quando voi andate in banca, quando voi andate in qualsiasi posto
Poi è chiaro che ci sono degli esperti che lo fanno perché sono molto professionali, hanno a cuore la propria persona e non solamente l'interesse dell'istituto finanziario del quale fanno appunto gli interessi. Molto spesso si guarda anche di investire tenendo un conto delle tasse che noi andremo a pagare, no? Perché molto spesso, vi faccio una cosa molto semplice, nel momento degli anni nei quali siamo negativi, ok? Cioè stanno andando male le cose e noi pensiamo a un ribilanciamento e quindi andiamo a vendere determinati asset, facciamo delle minusvalenze, ok? Queste minusvalenze in un determinato periodo temporale le possiamo andare a recuperare in qualche modo se abbiamo delle plusvalenze, cioè se abbiamo fatto un gain, se abbiamo guadagnato. Delle persone esperte che magari vi aiutano dovrebbero anche in qualche modo andare a determinare quei parametri, cioè nel momento in cui io vedo un'azione che mi sta andando molto bene nel 2025 e devo recuperare delle perdite che ho avuto nel 2022, faccio un esempio, e penso che quell'azione effettivamente abbia girato tanto, la vado a vendere perché così non pago le tasse su quei profitti. Okay? Molto spesso questo non viene calcolato, si ricalcola un ribilanciamento del proprio portafoglio senza considerare quali sono gli aspetti fiscali che uno ha e questo è deleterio nel lungo periodo perché molto spesso abbiamo delle minusvalenze che perdiamo e in molti casi abbiamo delle plusvalenze che andiamo a pagare. Quindi in qualche modo è sempre determinante andare a considerare che cos'è il rendimento lordo e il rendimento netto e anche se abbiamo delle minusvalenze o delle plusvalenze, ok? Questo è una cosa fondamentale. Poi faremo magari dei video più verticalizzati, adesso è un overview generale. E poi c'è il discorso delle tasse in Italia. Sapete bene che la tassazione standard su dividendi, interessi, plusvalenze d'azioni, ETF, fondi comuni, abitualmente è del 26%, cioè adesso io semplifico, nel senso che se voi avete 1000 euro la eh, ehm, vostra azione aumenta del 10%, su quel 10% andrete a pagare, quindi sulla differenza, cioè fa 1100, su quei 100 andrete a pagare l'interesse, ok? Cioè le tasse, scusatemi, questo 26%, quindi pagherete 26 euro, ecco. Però ci sono delle eccezioni e anche questo va tenuto in considerazione, no? Cioè molto spesso noi andiamo a costruire dei portafogli totalmente orientati a delle azioni. Perché? Perché danno dei rendimenti molto più alti, ma in qualche modo, primo, non ci, in qualche modo tuteliamo dal rischio della volatilità delle azioni, e paghiamo sempre il 26%, mentre potrebbe essere interessante andare a prendere i titoli di Stato. No? Prendete ad esempio il BTP Plus, è tassato al 12,5%, cioè la metà. È vero che ha dei rendimenti più bassi, ma in un portafoglio bilanciato ha senso inserire anche dei titoli di Stato, delle obbligazioni, e quindi se possiamo facciamolo perché andiamo prima di tutto a ridurre la volatilità del nostro portafoglio, andiamo a creare un portafoglio che ci dà serenità nel lunghissimo periodo e intanto paghiamo anche meno tasse. E poi ci sono anche delle altre realtà, perché magari possiamo andare a investire i nostri soldi all'interno di un fondo pensione, perché in qualche modo possiamo in qualche modo pagare meno tasse e questo è un punto che andremo a vedere nel prossimo video perché parlerò di pensioni, secondo me è un aspetto molto importante, possiamo pagare di meno, cioè in qualche modo se investiamo, mi sembra fino a 5.000, poi ve lo dirò in maniera precisa, euro, durante l'anno pagheremo molte meno tasse, no? E poi c'è la possibilità dei PIR, no? Dei piani individuali di risparmio, cioè sono dei piani nei quali noi paghiamo zero tasse se deteniamo quel piano oltre un tot di anni. Chiaro, magari non abbiamo dei rendimenti incredibili, ma non andiamo a pagare tasse perché sono dei soldi che molto spesso vengono utilizzati da delle società italiane, soprattutto delle small cap, piccole cap o comunque micro cap per cercare di avere della liquidità per crescere. No? E quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione, c'è la differenza, il differente peso delle tasse, quindi minusvalenza, plusvalenza, diverse tasse. C'è un altro aspetto da considerare, gli ETF di accumulazione e distribuzione. Questo secondo me è un altro aspetto del quale pochissimi parlano, cioè il fatto che noi possiamo andare a selezionare degli ETF, quegli strumenti che vi ho detto prima,
di accumulazione, che quindi noi i dividendi che riceviamo non andiamo mai a pagarci le tasse sopra, perché non vengono staccati, vengono reinvestiti all'interno, quindi paghiamo solamente alla fine. E questo cambia, ragazzi, cambia nettamente. Il fondo reinveste i soldi e paghi le tasse solo alla vendita, sulla plusvalenza finale, nessuna tassazione in intermedia, e in più cosa fai? Dai più potere all'interesse composto. Quindi, ragazzi, ci sono tanti elementi da andare a considerare dal punto di vista fiscale, e poi un altro, e poi anche quello di investire all'estero. Cioè, sapete bene che poi per fortuna ci sono dei patti, no, tra le varie nazioni, quindi chi investe in America non è che cioè, paga più tasse, perché è vero che gli Stati Uniti, per esempio, trattengono, se non vado errato, circa il 30% sui dividendi, no? In questo caso non è che all'italiano gli fanno pagare il 30%, in qualche modo gli fanno pagare una parte, poi una parte viene pagata in Italia, e in qualche modo tu vai a vedere sempre il tuo 26%, no? Però queste cose bisogna conoscere, cioè bisogna tenere in conto anche la considerazione della diversificazione geografica e anche della valuta. Ecco, un aspetto che qui io non ho ancora trattato e non avevo inserito, ma mi è venuto in mente assolutamente adesso, è quello della valuta. Molto spesso ci sono dei portafogli, questo è un altro elemento da tenere in considerazione, che sono costruiti totalmente su valute estere, totalmente in dollari, no? E la borsa sale molto spesso e dici, ma come mai i rendimenti, cioè vedo la borsa che sale del 5% e io sono salito solo del 2%, perché c'è una questione della moneta, del valore della moneta, perché può essere che nel momento che c'è un apprezzamento delle aziende che tu hai, detieni, che sono in America e quindi in dollari, l'euro in quel momento sia più potente, venga apprezzato rispetto al dollaro, e quindi in qualche modo tu perdi soldi, perché tu sei totalmente, quando hai quell'azione in dollari, perdi valore rispetto all'euro, e quindi in qualche modo la crescita che tu dovresti avere non ce l'hai totale. Quindi anche un altro aspetto da tenere sempre in considerazione all'interno degli investimenti è considerare anche gli aspetti di valuta, quindi avere dei bilanciamenti interessanti, ok? Quindi secondo me tutte queste tipologie di considerazioni che abbiamo fatto, no? Anche di strategia fiscale, in qualche modo devono essere considerate, ed è per questo che secondo me una persona che vuole investire 10.000 euro deve tenere in considerazione questi aspetti, diversificare il portafoglio, adesso vedremo come, e nel caso in cui si faccia aiutare da qualcuno, tenere bene in mente quali sono questi elementi e parlarne con lui e dire, ok, ma quindi da un punto di vista di valuta abbiamo tutta America, abbiamo tutto euro, abbiamo tutto renminbi, perché puntiamo solamente in Europa, abbiamo solamente Italia, abbiamo solo Banca Intesa, cioè prendetevi appunti di queste cose, e se parlate con qualcuno che volete investire 10.000 euro, gli fate queste domande, perché il portafoglio se no non è diversificato. Cioè voi vedete il mercato che sale in una determinata maniera, il vostro non sale perché ci sono dietro o problemi di tassazione o problemi di valuta geografica e via discorrendo. Io in qualche modo vorrei finire questo video, no? Su come investire questi 10.000 euro e perché farlo adesso, dando un overview, un'idea molto generica di come potrebbe essere strutturato un portafoglio di 10.000 euro. È chiaro, ragazzi, che è assolutamente una visione personale mia. Sapete bene che non do consigli finanziari, questo è solamente un aspetto, secondo me, divulgativo, no? Assolutamente divulgativo, e nello stesso tempo il portafoglio che vi illustro è semplicemente un portafoglio che non tiene conto degli aspetti di età, no? Cioè dell'età, che secondo me è fondamentale, quindi l'orizzonte temporale, perché in alcuni casi se uno è molto giovane sarei stato molto più aggressivo, se uno è più vecchio sarei stato molto più in qualche modo conservativo. Quello che è stato fatto qua è una tipologia di portafoglio che in qualche modo è adattabile all'età, in qualche modo, come dicevo prima, in base alla tua età devi cercare di essere un po' più spinto o meno spinto, è basato su un basso impegno emotivo, perché secondo me è fondamentale, cioè
non ci sono troppe azioni, non ci sarà troppa volatilità, c'è una parte comunque, tra virgolette, probabilmente anche abbastanza liquida, no? Che ci protegge dai crolli, dà una crescita, ma in qualche modo dà stabilità e sicurezza, dà la possibilità di avere una sostenibilità nel tempo perché dà della presenza di dividendi, di cash, anche una considerazione del futuro, no? Quindi del fondo pensione, e sono in qualche modo anche fiscalmente intelligenti perché usiamo degli strumenti che permettono di differire, ridurre o annullare in qualche modo le tasse. Cioè, in qualche modo qui abbiamo racchiuso tutte le nostre considerazioni o gran parte delle nostre considerazioni per cercare di dare un overview generale e pratica di come poter costruire un portafoglio, direi, intelligente per chi va a investire per la prima volta. E quindi io ho pensato a 5 tipologie, a 5 componenti. Il primo è un ETF azionario globale di accumulazione, no? Dove io mi metterei un 40% del nostro capitale, quindi 4.000 euro. Perché? Perché l'azionario, ragazzi, è quello che ci serve per la crescita, e per la crescita se noi abbiamo un orizzonte temporale di lungo periodo, ed è quello che noi in teoria abbiamo. Quindi se vogliamo investire nel lungo periodo, come dovremmo fare questi 10.000 euro? Gran parte del nostro portafoglio deve essere sulle azioni e deve essere su un azionariato globale, quindi diversifichiamo anche geograficamente, non solo America, non solo Cina, non solo Europa, no ragazzi, diversifichiamo tutto, siamo delle semplici persone che non fanno questo di mestiere, quindi non possono stare dietro ogni momento, quindi dobbiamo avere un basso impegno emotivo perché abbiamo mille altre cose da fare nella nostra vita, e quindi dobbiamo in qualche modo essere sereni. Sappiamo che la tassazione è il 26%, ma solo alla vendita e se guadagniamo di questo ETF. E poi, come sempre, come ci insegna in qualche modo la didattica, no? Cioè andare a inserire o un BTP o un ETF. Io in qualche modo ogni tanto preferirei un BTP perché è meno tassato, quindi al 12,5%, ho degli obbligazionari interessanti e andrei su un 20%. Quindi un 40 di azionario puro, un 20 di obbligazionario, e siamo già a un 60% perché quello obbligazionario in teoria ci dà più stabilità, protezione, in qualche modo diversifica il rischio dell'azionario. E poi andrei a mettere una parte, ragazzi, in cash, perché il cash, ragazzi, la liquidità è fondamentale. Io sono un amante della liquidità, ve lo devo dire in maniera molto spiccata. Anche l'anno scorso ho investito il 60-65, sono arrivato forse a un 70% del mio capitale, un 30% l'ho lasciato liquido, perché anche nei momenti interessanti, importantissimi, avere della liquidità ti serve per diverse ragioni. Uno, perché si deve affrontare delle emergenze. Due, perché se hai un crollo improvviso importante, pensi che sia il momento di investire, puoi andare a investire e hai liquidità. 3, perché comunque anche nell'ottica di andare a fare il dollar average, quello che vi dico sempre, dollar cost average, quindi di andare a investire a tranche, ci permette di farlo perché abbiamo della liquidità. E questo lo possiamo fare sui conti deposito, quindi che ci battono l'inflazione, o lasciandoli in liquidità, e sappiamo che in questo caso paghiamo il 26%, ma almeno in qualche modo ci tuteliamo dall'inflazione, ma teniamo una parte assolutamente liquida. E poi ragazzi, abbiamo già messo il 75%, ci rimane il 25%. E come lo andiamo a investire? Beh, io ragazzi un 10%, per come vi ho spiegato, lo andrei a investire su dividendi. Cioè, vogliamo delle rendite passive. Io vi ho spiegato prima che se le lasciamo in accumulating ha un senso molto forte, ma se andiamo a costruire un portafoglio come questo, possiamo anche avere di questi 1.000 euro, cioè andiamo a investire il 10%, no? Quindi andiamo a coprire il nostro 85% del portafoglio, andiamo a mettere solo 1.000 euro, in qualche modo quei dividendi ci portano all'anno, non lo so, un tot di soldi da andare a calcolare in base ai dividendi all'ETF che scegliamo, che magari sarà un 3, 4, un 5%, andiamo a prendere comunque del capitale che ci viene versato sulla liquidità e accresciamo anche la nostra liquidità, ok? È un elemento fondamentale. Quindi stiamo guardando tutto, ragazzi, guardiamo l'orizzonte di lungo periodo, guardiamo di avere liquidità, guardiamo di avere diversificazione geografica, ma anche di asset con le obbligazioni, guardiamo di avere della liquidità per entrare
E poi guardiamo il nostro futuro, ragazzi. Il quinto investimento dove io metterei un 15% è sul fondo pensione. Sul fondo pensione io, se fossi un giovane, ma anche se non fossi un giovane, li andrei a mettere dei soldi, perché possiamo avere la deducibilità IRPEF, possiamo avere dei vantaggi fiscali importanti che magari andremo a vedere in un prossimo video, e in qualche modo abbiamo una pianificazione futura, in qualche modo li togliamo dalla nostra disponibilità economica. Ed è importante non avere dei soldi, perché molto spesso se abbiamo dei soldi li andiamo a spendere, e questo secondo me è fondamentale, perché pensiamo al nostro futuro e andiamo ad accrescere quella cifra che ci arriverà quando avremo 60 anni, 65 e andremo in pensione. Perché? Perché la pensione comunque sarà molto ridotta rispetto agli standard attuali, e perché molto spesso quando abbiamo 60 anni quei soldi ci servono non solamente per noi, ma anche se abbiamo dei figli, perché dovremo garantirgli l'istruzione, dovremo garantirgli, non lo so, l'acquisto di una casa, perché magari fanno difficoltà ad avere credito sempre di più. Quindi ragazzi, secondo me siamo andati a costruire in questa maniera un portafoglio che io definirei diversificato, in qualche modo protettivo, in qualche modo sostenibile, semplice e fiscalmente efficiente. Cioè abbiamo tenuto i 5 parametri, secondo me, fondamentali per andare ad investire i nostri 10.000 euro in una maniera semplice ma strategicamente corretta. Io mi aspetto anche i vostri commenti, ragazzi, ditemi come la pensate voi, ditemi se avete delle idee diverse, come andreste a strutturare. Questo è un posto assolutamente libero dove possiamo andare a discutere, cercare di capire cosa fare di meglio per noi piccoli e medi investitori per cercare di vivere meglio. Quindi vi aspetto nei commenti, vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Grazie, ciao.